Oggi vedremo come si può fare a rimuovere il display di questa Alfa Romeo Giulia che ha manifestato un difetto particolare, non so se è policarbonato, che copre il display. Inizia dopo un po' di tempo a crepare, a fare delle micro crepe o addirittura danneggiarsi sensibilmente in altri punti, come qui in basso. Ecco, adesso si vede bene. L'unica cosa in questo caso è, se la vettura non è ancora in garanzia, trovare un ricambio e sostituire la parte. Allora, con l'ausilio di queste leve di plastica, una di questa forma, ma la più utile sembra essere stata questa qui, si solleva con pazienza dopo aver abbassato e tirato a noi il volante un po' alla volta questi pezzi, prendendoli qui sotto, come vedete, no? Si fa leva piano piano, con pazienza, si tira un pochino, si vede com'è, finché si staccano e si solleva tutta la parte, compreso anche questa parte morbida che copre poi il piantone dello sterzo. A questo punto dovrebbero vedersi le due viti, una è qui e l'altra è qua, poi magari facciamo un'inquadratura migliore, da togliere per poi smontare questa parte che è la parte tachimetro, contachilometri e strumentazione, insomma. Eccoci qui, come potete vedere la vite lì in basso a sinistra, quasi sotto lo zero del contagiri, e poi ecco qui l'altra, anche lei più o meno sotto lo zero, questa volta del tachimetro. Sono delle viti Torx, vedremo di toglierle ora e poi andare avanti con lo smontaggio. Non so quanto si veda bene, comunque dalla parte a sinistra dove ho il dito e si vede questa parte bianca, ho già rimosso la vite Torx. Sulla destra ce l'abbiamo ancora, la sto rimuovendo adesso. Va detto che bisogna fare molta attenzione mentre si rimuove questo tipo di viti a non far cadere all'interno del cruscotto, perché potrebbe essere difficile poi dopo cercarle o recuperarle. È comodo utilizzare cacciaviti con punte magnetiche e, se non bastasse, come in questo caso possiamo vedere, è possibile aiutarsi un po' con le dita oppure anche con un po' di nastro adesivo, di quello che attacca abbastanza bene, in modo che con una strisciolina di nastro adesivo, quasi finita di estrarre la vite, la attaccate e poi tirate. In questo caso non è stato necessario, ecco qui la vite, ma è un trucco che comunque vale la pena tenere in considerazione. A questo punto bisogna capire come disincastrare, tirando un pochino, il quadro degli strumenti, e qui segnata in rosso, la vedete, c'è la spina che collega tutta l'elettronica del quadro, quindi per comodità potrebbe anche essere sganciata e così liberare il quadro. In realtà in questo caso potrebbe anche non rivelarsi necessario staccarlo, perché come vediamo la vite di sinistra del display è libera e può essere adesso rimossa. È una cosa che faremo più tardi, perché un'altra cosa che c'è da fare ora è liberare la controparte, quindi la vite che sta sulla parte destra del display. Adesso non riesco a farvela vedere, ma lo verifichiamo tra un attimo. Quindi, come possiamo vedere qui, la vite sullo spigolino del display in alto a sinistra è accessibile, per cui magari non è nemmeno necessario rimuovere il quadro strumenti completamente staccando la spina, ma può essere lasciato appoggiato qui quando toglieremo la parte interessata. Adesso che questa parte è libera, rimuovere la vite che sta nascosta sotto questa specie di modanatura. La cosa sembrerebbe semplice: tolgo questa parte di fianco al display e sono a posto. Purtroppo vedremo che non è esattamente così, vanno rimosse diverse cose per permetterci di sollevare poi questa parte in plastica e liberare la seconda vite.
aperto il bauletto e individuata la lucina che lo illumina. La prima cosa che va fatta è estrarre la lucina con un attrezzo di plastica, anche questa volta. Dopodiché ci sono 3 viti da rimuovere, che sono qui, 1, 2 e 3. La prima così è uscita. Seconda vite. Ultima vite tolta. Ok. Si tolgono 2 viti sotto, vicino a dove inizia la moquette, e poi con delle leve proprio sotto lo sportello si tira finché si disincastra tutta la plastica e si mettono in vista le viti che ci sono sul portaoggetti. Adesso una è qui, ok, e l'altra dovrebbe essere lì, ok. Una volta rimosse le viti si tira e tutto il pannello con la cassa portaoggetti e quant'altro si stacca e si vede tutto il sotto. A questo punto si dovrebbero vedere delle viti che trattengono la modanatura. Vediamo. Sì, allora. Ok, abbiamo tolto anche le nostre 2 viti sotto questa modanatura dall'interno. Adesso si tratta di rimuovere questa copertura di plastica dalla bocchetta per liberare l'accesso a tutta la modanatura e disincastrarla. Penso si debba fare da qui con l'ausilio di qualche levetta di plastica. Ora proviamo. Col pezzo, con le leve di plastica, si tira e finalmente si stacca. Adesso tireremo ancora un pochino per disincastrare delicatamente tutte le parti di plastica. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Adesso possiamo vedere che anche la seconda vite del display è libera. Procediamo quindi a smontare il display e a sostituirlo. Le viti sono state rimosse, quindi si può provare a togliere il display. Vediamo. È attaccato con solo una spinetta. Ci vuole qualcosa con cui spingere questa clip. Ecco qui. Adesso non resta che applicare il nuovo display e sostituirlo. Ecco qui il nuovo display. Possiamo ricollegare lo spinotto facendo attenzione chiaramente a un verso solo. Possiamo applicarlo in posizione facendo attenzione al cavo che ha una sede. Ok, quindi bastava rimuovere le prese d'aria sotto e poi posizionare il display e in seguito rimettere le prese d'aria appunto. Perfetto. Possiamo quindi rimettere le viti del display. Facciamo una prova per vedere se il display funziona. Perfetto. Ora è anche molto più chiaro. Perfetto. Iniziamo a rimettere le viti. Il display è fissato, si può rimettere il corpo tachimetro con tachilometro che si incastra subito e poi vanno messe le due viti che avevamo visto prima. Anche qui bisogna fare molta attenzione a non farle cadere all'interno, conviene illuminarsi. A posto e adesso la seconda.
Ora si rimette il piccolo pezzo di plastica con i 2 triangolini e la copertura del volante, dovrebbe entrare a pressione, vediamo. Fatto, e questa parte è completata. Ora rimane la parte più complessa, che è quella sulla destra. Qui per cominciare va rimontata la modanatura qui davanti a incastro, poi avvitata sotto, poi rimontata la parte sulla bocchetta e poi si può cominciare a rimontare tutta la parte sotto una volta inserite le 2 viti che fermano la modanatura. Ecco la modanatura, vediamo come va. Perfetto, è pronta per essere avvitata da sotto. Bene, a questo punto si possono rimettere le 2 viti che trattengono questa modanatura da sotto, da dove abbiamo smontato praticamente il cassetto portaoggetti. A posto. È possibile verificare anche che tutti gli incastri della modanatura siano nella loro sede guardando sopra. Possiamo quindi procedere a reinserire il cassetto portaoggetti, tenendo presente prima di reinserire questo cavetto per la luce